Negli anni 60 la NASA concepì una missione chiamata Planetary Grand Tour che, sfruttando un raro allineamento dei pianeti del Sistema Solare esterno, avrebbe permesso la loro esplorazione con un unico veicolo. Questa missione sarebbe stata compiuta alla fine degli anni 70 con le sonde Voyager, ma per prepararle meglio al loro scopo venne deciso nel 1964 di lanciare un paio di sonde sperimentali verso il Sistema Solare esterno. Venne così sviluppato il progetto di una coppia di sonde che avrebbero raggiunto Giove e, se lanciate nel 1972 e 1973, avrebbero potuto sfruttare una finestra di lancio particolarmente vantaggiosa. La missione fu approvata dalla NASA nel febbraio 1969 nell'ambito del programma Pioneer. Le due sonde furono inizialmente indicate come Pioneer F e Pioneer G e successivamente chiamate Pioneer 10 e Pioneer 11. La missione del Pioneer 10 per l'esplorazione di Giove partì il 3 marzo 1972 a bordo di un razzo vettore Atlas Centaur, modificato con un terzo stadio a combustibile solido, sviluppato appositamente per portare la sonda nello spazio e spingerla fino ad una velocità di 51.000 km all'ora. Infatti, 90 minuti dopo il lancio, la navicella aveva già raggiunto lo spazio interplanetario e, dopo solo 11 ore, aveva addirittura oltrepassato la Luna, diventando l'oggetto più veloce creato dall'uomo fino a quel momento. Dopo 2 giorni dal lancio, gli strumenti scientifici vennero accesi, a cominciare dal telescopio a raggi cosmici, e, dopo 10 giorni, tutti gli strumenti erano attivi. Nel luglio del 1972, la Pioneer 10 fu il primo veicolo spaziale ad entrare nella fascia di asteroidi situata tra le orbite di Marte e Giove. Fortunatamente emerse dall'altra parte senza alcun danno nel febbraio del 1973. A novembre dello stesso anno, la sonda si trovava ad una distanza di 25 milioni di chilometri da Giove. Iniziarono allora i test del sistema di acquisizione immagini e i dati vennero ricevuti con successo. Durante l'incontro con il pianeta vennero trasmesse in totale più di 500 immagini. Al massimo avvicinamento, la velocità della sonda spaziale raggiunse i 132.000 km all'ora e per la prima volta vennero ottenute immagini ravvicinate della Grande Macchia Rossa e delle lune Ganimede ed Europa. In seguito, la NASA calcolò una traiettoria verso Giove in grado di offrire un effetto fionda per proiettare la Pioneer 10 fuori dal Sistema Solare. Questa fu la prima volta che una navicella spaziale tentò tale manovra, diventata poi un modello di riferimento per le missioni successive. La missione venne così estesa dalla semplice esplorazione di Giove all'esplorazione del Sistema Solare esterno ed oltre. Così venne raggiunta l'orbita di Saturno nel 1976 e di Urano nel 1979. Nel giugno 1983 attraversò l'orbita di Nettuno e divenne così il primo oggetto creato dall'uomo a lasciare la vicinanza dei maggiori pianeti del Sistema Solare. La missione si è conclusa ufficialmente il 31 marzo 1997, quando aveva raggiunto una distanza di 67 unità astronomiche dal Sole, cioè 10 miliardi di chilometri, finché l'ultimo segnale, seppur estremamente debole, è stato ricevuto nel gennaio 2003, quando si trovava a 12 miliardi di chilometri dalla Terra. Se lasciata indisturbata, la traiettoria del Pioneer 10 dovrebbe portarla nella direzione della stella Aldebaran, attualmente situata a una distanza di circa 68 anni luce, percorrendo la distanza in circa 2 milioni di anni. Consci di questo viaggio interstellare verso possibili lontane civiltà aliene, la Pioneer 10 è stata equipaggiata con un messaggio di saluto, una placca anodizzata in oro di 15 x 23 cm nel caso in cui una delle navicelle venga mai trovata da forme di vita intelligenti di un altro sistema planetario. La targa è stata progettata per fornire informazioni
sull'origine del veicolo spaziale. In alto a sinistra nella placca c'è la rappresentazione schematica della transizione iperfine dell'idrogeno, che è l'elemento più abbondante nell'universo. Sul lato destro della targa, un uomo e una donna nudi sono mostrati davanti alla navicella. La mano destra dell'uomo è alzata in segno di buona volontà. Sebbene questo gesto possa non essere compreso, offre comunque un modo per mostrare il pollice opponibile e come vengono mossi gli arti. Il motivo radiale, a sinistra della placca, mostra 15 linee provenienti dalla stessa origine. 14 delle linee hanno dei corrispondenti lunghi numeri binari ed indicano le posizioni relative di 14 pulsar rispetto alla Terra. Questo permette di triangolare la posizione del nostro pianeta. Nella parte inferiore della targa c'è un diagramma schematico del Sistema Solare. Viene mostrata una piccola immagine del veicolo spaziale, il pianeta da cui proviene e la sua traiettoria intorno a Giove, che l'ha portata fuori dal Sistema Solare. La placca è attaccata ai montanti di supporto dell'antenna per fornire una protezione dalla polvere interstellare. La Pioneer 10 e la sua gemella Pioneer 11 hanno placche identiche, tuttavia, dopo il lancio, Pioneer 11 è stato reindirizzato verso Saturno e da lì è uscito dal Sistema Solare. Pioneer 11 è quasi identico a Pioneer 10 ed è stato lanciato il 5 aprile 1973 per studiare la fascia degli asteroidi, l'ambiente intorno a Giove e soprattutto intorno a Saturno, oltre agli eventi solari e ai raggi cosmici. L'ultimo contatto con la Pioneer 11 risale al novembre 1995.